Ehi tu! Sì, proprio tu! Vuoi imparare a fare il front lever? Beh, allora guarda tutto quanto il video. Allora, partiamo dicendo cos'è il front lever. Il front lever è una skill di calisthenics, una leva orizzontale di tirata. Non è tra le più avanzate, ma non è neanche tra le più semplici. Ovviamente nel contesto in cui vogliamo farla bene e padroneggiarla. I muscoli principalmente che si attivano sono il dorso, spalle principalmente del deltoide posteriore, braccia principalmente del tricipite e ovviamente abbiamo addome, glutei e gambe che stabilizzano. In sovraimpressione vedete come attivare bene il dorso e come attivare bene l'addome e anche appunto come stendere le braccia, perché le braccia devono essere tese e in lock, quindi non piegate quelle cazzo di braccia. Abbiamo numerose propedeutiche che ci aiutano nell'apprendimento, così appunto possiamo andare avanti per step o livelli come volete chiamarli. Abbiamo l'attack advance aperta come la chiamo io, la wall leg advance, la straddle, la flay e full. Vedremo principalmente la forma full perché è quella che voglio più corretta e pulita. E figlio di puttana. Gli esercizi che vedremo principalmente sono 4: i raises, le negative, gli ice cream maker e poi l'ultimo che è quello più sottovalutato, ma lo vedremo appunto alla fine. Allora, i raises sono l'esercizio principale per tenere il front lever, perché è l'esercizio che vi darà modo di adattare la scapola al nuovo livello. Quindi se volete approcciare l'attacco dovete partirvi per forza dai raises. Se poi volete approcciare l'attacco advance, una volta che iniziare l'attacco dovete comunque passare dai raises, attacco advance aperta, wall leg, straddle, playful, tutte le proprietà che dovranno passare per i raises, per l'apprendimento in sé per sé. Per quanto riguarda i raises vi consiglio per qualsiasi propedeutica di partire da una bassa ripetizione, quindi anche una ripetizione per serie, per tot numero di serie. Finché muovete una ripetizione potete anche fare 10 serie e studiarvela dal punto di vista qualitativo. Quindi quando approcciate una propedeutica non pensate di voler fare 82 milioni di rep, ma pensate semplicemente di fare quelle singole, ma farle il più perfette possibile, il più sentite possibile. Cercate di, cioè, voi più muscoli sentite nel vostro corpo meglio state andando. E ovviamente poi potete muovervi, passare dalle singole a delle doppie, poi le triple, poi quadruple, fino diciamo vi consiglio un massimo di 5 ripetizioni per serie. E mano a mano ovviamente che salite con le ripetizioni abbassate le serie. Recuperi medio alti, quindi anche un 3 minuti. Abbiamo le negative. Le negative può essere anche un ottimo metodo per approcciare la propedeutica successiva. Cosa intendo? Esempio, state lavorando su un attack advance, volete approcciare l'attack advance aperta. Provate i raises e ancora non ci riuscite. Cosa fate? Vi fate le negative da candela a attack advance aperta. E negative ve le dico molto, molto breve, molto semplice in realtà la spiegazione dietro. Studiatevi sempre la cosa dal punto di vista qualitativo, quindi percezione muscolare. E l'obiettivo delle negative è fare 3, 4, 5 serie, ovviamente dipende in che posizione la mettete nel vostro allenamento. Se lo mettete tra i primi esercizi potete fare anche 5 serie, se lo mettete tra gli ultimi non vi consiglio proprio di non metterlo come ultimo esercizio, però se mettete tra gli ultimi fate anche 2-3 serie. E il vostro obiettivo è semplicemente accumulare secondaggio pulito. Vedete che con l'andare avanti delle settimane vi sentirete molto più confidenti con la propedeutica che state appunto approcciando. Gli ice cream maker è l'esercizio forse più interessante in realtà per quanto riguarda il front lever, perché non richiede un vero e proprio lavoro di forza, cioè nel senso sì, è pura forza. E anche qui dovete stare molto attenti al movimento, ma è l'esercizio dove più potete basarvi sulla forza resistente, cioè nel senso che sì, magari se volete approcciare la propedeutica dal punto di vista qualitativo, potete muovervi tra le 1 e le 3 rep massimo per esercizio, per serie, ma è quell'esercizio che per quanto riguarda, per esperienza personale, una volta che avete capito la tecnica, potete lavorare e macinare ripetizioni, cioè nel senso, quindi potete anche fare 3 serie a massimale quante serie vi escono, oppure se volete comunque programmare per bene la vostra programmazione, vi fate la prima serie, quando ne riuscite a fare 5, perfetto, seconda serie, quando ne riuscite a fare 4, perfetto, terza serie 3, ok, quarta serie sempre 3, con l'andare avanti delle settimane non muovete le ripetizioni della prima serie,
ma muovete le altre, quindi fate, se prima era 5 4 3 3, adesso fate 5 5 3 3, poi 5 5 4 3, poi 5 5 5 3, poi 5 e così via. Quello che vi consiglio io è lavorate. Punto 1 con recuperi comunque medi, comunque 2 minuti, 2 minuti e mezzo di recupero va bene. Diciamo anche 3 se lo percepite pesante. L'unica cosa che vi chiedo è ovviamente se voi state lavorando nei resist in una propedeutica, quindi se voi avete una one leg in front, gli ice cream maker li farete in tac advance. Fate sempre una propedeutica prima. Altra cosa a cui dovete stare attenti è l'estensione del braccio, quindi voi stendete e ruotate, perché comunque voi dovete cercare quel mezzo secondo di appoggio sulle scapole, per ovviamente renderlo in maniera specifica per il front lever, perché sì, se non estendete totalmente le braccia comunque il dorso vi esploderà, lavorerete in tensione continua, tutto quello che volete, però l'appoggio sulle scapole ci deve essere, perché stiamo appunto parlando di un front. Adesso l'ultimo esercizio, che è quello là meno considerato quando si fa il front lever, sono i pull up. Potenziate questi pull up, cioè nel senso arrivate a fare un numero alto di ripetizioni. Visto che il pull up è l'esercizio che più dovete avere come requisito principale per approcciare il front lever, automaticamente significa che è un esercizio che può potenziarlo. Esempio banale, se voi fate una scheda, sapete benissimo che come se dopo che avete lavorato sul front da quando siete arrivati fino a quando siete quasi andati via dalla palestra, come ultimo esercizio non potete lavorare ancora sul front, siccome sarà sicuramente uno stress neuromuscolare non indifferente, tralasciando che non tenete proprio le energie per farle, poi lavorerete male, lavorate sui pull up, cioè nel senso potenziateli, resistenza, forza, gestitevi proprio che dovete aumentare sia in termini di ripetizioni sia in termini di zavorre, e vi assicuro che il front lever migliorerà in maniera esponenziale. Detto questo, spero che questo video sia stato utile. Se ti è piaciuto lascia mi piace e iscriviti al canale per supportare il progetto, seguimi sui social perché a te non costa niente ma a me dai una grandissima mano, e noi ci vediamo con un prossimo video. Bella regà.